Non ci credo ragazzi, la mia sembra essere davvero una causa persa. Ma prima di iniziare amici vi invito ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, perché troverete offerte, coupon, segnalazioni di nuovi video, gift card e molto altro. Vi aspetto numerosi. Non bastava parlarne e farne riferimenti di 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti all'interno dei video, ma ora persino canali che io seguo davvero con molto piacere di divulgazione scientifica realizzano interi video che in realtà sono interamente delle pubblicità. Non ce la posso fare. Ragazzi, la mia non è una battaglia personale contro le VPN, che può essere NordVPN o qualsiasi altra, ma contro chi crea disinformazione, chi fornisce un'informazione parziale e contro chi non dà tutte le informazioni nel modo giusto. Perché se si sponsorizza qualcosa in un modo così massiccio, bisogna anche dire i fatti come stanno. Vi ho già parlato in altri video delle VPN, dicendovi quali secondo me sono i loro punti di forza e i loro campi di applicazione. Non sto a ripetermi, ma ci tengo a dirlo ancora una volta che, opinione personale, le VPN sono inutili per il 99% degli utenti, di chi utilizza internet, tranne per qualche rara eccezione come viaggi all'estero e poco altro. Ok, sì, oltre al Netflix austriaco o di altri paesi, insomma, i soliti casi d'uso che vengono portati nei soliti video di sponsorizzazione qui su YouTube, ma che per me sono totalmente inutili e quindi non sto nemmeno a segnalarvi. Però, detto questo, ognuno è libero di acquistarla o meno, di fare un abbonamento, di usare i propri soldi, ma ora voglio anche darvi qualche ulteriore dato sulle VPN che difficilmente trovate online. Prendiamo come esempio una delle VPN più sponsorizzate, più pubblicizzate in assoluto online e non solo, in Italia e non solo, praticamente in tutto il mondo. Non vi faccio il nome per evitare una possibile denuncia, ma capite facilmente di chi sto parlando. Questa VPN ha la sua sede legale a Panama, un paradiso fiscale. E io, se fossi una delle persone, dei content creator, degli influencer che giornalmente sponsorizza queste VPN, 2 domande me le farei per quanto riguarda la provenienza dei soldi che queste VPN, che comunque sono servizi abbastanza di nicchia, utilizzano per queste sponsorizzazioni così massicce in tutto il mondo. E ce ne sono tante che hanno sede in paradisi fiscali, credetemi ragazzi. Ok, sì, è vero, queste aziende ci dicono che i nostri dati personali non vengono diffusi, non vengono venduti a terzi, ma sarà davvero così? Prendiamo questo articolo, amici, che io penso non abbiate mai visto in nessuna sponsorizzazione di VPN, almeno qui in Italia. Si tratta di un caso che ha fatto molto scalpore a Panama nel 2019, quando i dati personali, dati sensibili di quasi 3 milioni e mezzo di abitanti, su poco più di 4 milioni di abitanti nell'intero paese, sono stati trovati online senza nessuna protezione, privacy totalmente assente, dati molto importanti. E questo è uno dei paesi in cui hanno sede alcune delle VPN più diffuse e pubblicizzate. Vi sembra poco, amici? Insomma, le VPN possono essere utili in determinati contesti e totalmente inutili in altri contesti, specialmente quelli per cui vengono solitamente sponsorizzate. Quindi amici, quello su cui vi invito a fare attenzione non è tanto l'utilità o meno delle VPN, su quanto ci spendete dietro, perché sono comunque dei bei soldini e anche quello è un aspetto molto importante, ma la protezione dei vostri dati. Se hanno sede in paradisi fiscali dove molto spesso la protezione della privacy è quasi totalmente assente, io di certo non mi sentirei sicuro nel fornire loro i miei dati di navigazione, di accesso, password e così via. Poi magari sbaglio, forse sono solo io. E allo stesso modo invito davvero i miei colleghi, non solo qui su YouTube, ma su qualsiasi piattaforma, nell'informarsi, nel fare attenzione, nel fare delle ricerche prima di consigliare qualcosa ai propri iscritti, alla propria community. Siamo dei content creator, degli influencer, piccoli o grandi, è lo stesso, ma abbiamo degli importanti obblighi morali verso chi ci segue. Questa è la mia idea. Io spero davvero che questa situazione non sia analoga a quanto visto pochi anni fa con Girada.
Lo so ragazzi, si tratta di servizi e aziende completamente diverse, ma il loro modus operandi, il loro modo di sponsorizzarsi è molto simile. Girada era un'azienda italiana, quindi circoscritta all'Italia, che sponsorizzava i suoi servizi, vendita di prodotti online a basso prezzo rispetto al loro prezzo reale, contattando tantissimi content creator e portandoli a sponsorizzare i loro servizi. Come allora, anche oggi, i content creator contattati avevano dei benefici, magari all'epoca erano dei prodotti gratuiti, ora sono delle affiliazioni, delle commissioni sugli abbonamenti e le vendite. Notate le analogie ragazzi? Bene, Girada mi minacciò, volevano tantissimi soldi da me perché io ero uno dei pochi a sollevare qualche piccolo dubbio. Ora cosa è successo? Girada è un'azienda che è perseguitata dalla legge, perché a quanto pare forse non facevano tutto in modo legale. E ovviamente chi all'epoca sponsorizzò Girada o non ha più realizzato video per chiedere scusa o semplicemente ha cancellato quei video, cancellando un po', ripulendo la loro coscienza. In pochi hanno chiesto scusa e questo non è un bene. Insomma ragazzi, cos'altro posso aggiungere? Di certo non mi faccio molti amici con questi miei video, ma come sempre, lo sapete se mi seguite, io ho una morale e spero di riuscire a trasmetterla anche a chi guarda i miei video e a chi crea video ragazzi, perché io davvero non sto dicendo il male di nessuno, ma sto dicendo solamente fate attenzione a cosa sponsorizzate. Vabbè, questo è tutto. Ditemi ora voi cosa ne pensate delle VPN, delle sponsorizzazioni in generale. Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Un bel like per supportarmi, amici, lo gradirei tanto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere le notifiche dei miei nuovi video. Vi aspetto su Telegram, link in descrizione video. Io vi saluto ora e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. E mi raccomando, occhi sempre aperti quando navighiamo, quando ci affidiamo a sponsorizzazioni e quando compriamo qualcosa. Ciao belli!